Quante volte avete detto o avete sentito dire la frase devo imparare a stare da solo, soprattutto quando dopo che si viene lasciati o qualcosa del genere? Beh, è un grandissimo fraintendimento questo. Grandissimo per un animale sociale qual è l'essere umano. È un grande fraintendimento anche in ambito psicoterapeutico, dove il paziente arriva con questo genere di richiesta. Non so, alla fine sono passato da un rapporto all'altro, mi rendo conto che non sono mai stato da solo, da sola, non so stare da sola e quindi devo imparare a stare da sola. Una frase, un concetto che poi in ambienti più informali si trasforma nella famosa frase devo imparare a essere più cattivo, devo imparare a essere più egoista e pensare a me stesso. Male, malissimo. Partiamo dal fondo. Diventare più cattivi, diventare più egoisti, cioè rendervi peggiori, non può essere la soluzione migliore per voi né per la società. Così come nessuno che subisca un furto a casa propria debba imparare da questa esperienza che la cosa migliore sia diventare un topo d'appartamento. Essere peggiori, cioè come dire camminare all'indietro psicologicamente, cosa che peraltro vi garantisco è una cosa quasi impossibile per chi abbia fatto un percorso avanti, non vi farà stare meglio, né vi farà incontrare gente migliore, né, potete contarci, vi farà avere rapporti interpersonali migliori. Come credete che siano diventate cattive o malvagie le persone che avete incontrato, che avete riconosciuto come cattive, se non per mezzo di meccanismi di contagio del disagio? Siete sicuri che diventare più simili a chi vi abbia fatto del male, una persona per la quale peraltro voi immagino proviate poca stima, vi possa far star meglio? Davvero pensate di potervi svegliare più sereni la mattina sapendo di aver detto un ti amo di meno, di esservi privati di qualcosa che prima vi dava gioia o, non lo so, immaginando che qualcuno aspetti una chiamata e voi questa chiamata non la fate? Vi dico di più, vi chiedo di più, credete davvero che la felicità si possa nascondere nel controllo del potere, della paura e della stessa felicità sia vostra che altrui? La felicità non si nasconde neppure nell'imparare a stare da soli. Come scrisse J.H. Boss, se ti sembra felicità quella di allontanarti dalle persone, devi essere un dio, un eremita o una bestia. Ma poi quando mai in questa vita noi siamo davvero da soli? Cioè, che senso ha imparare una capacità che di fatto non useremo davvero mai e per fortuna? Cioè, noi possiamo impiegare tutto il tempo che abbiamo a disposizione, per esempio, per imparare a camminare come se fossimo sul suolo lunare e pesassimo 6 volte di meno. Sì, però lo possiamo fare, però a chi giova, nel senso che funzione avrebbe, quando useremo questa capacità? Non dobbiamo imparare a stare da soli, non dobbiamo neppure imparare, cioè fatemi dire, a non appoggiarci agli altri, perché questa cosa avviene, è sempre avvenuto da quando siamo nati, avverrà ancora se la nostra vita continuerà ad andare avanti, ci ammaleremo, avremo dei momenti di debolezza, di stress, delle paure o dei momenti di gioia che vorremmo condividere. Per cui le altre persone, i loro sguardi, il loro aiuto sarà sostanzialmente tutto ciò su cui noi possiamo contare. Poi ci saremo noi per loro. Dobbiamo semplicemente imparare a scegliere bene queste persone alle quali affidarci e che possono prenderci in tempo se ci lasciamo cadere all'indietro. Quindi ragazzi, altro che soli, altro che bisogna pensare prima a se stessi, prima di pensare agli altri. Beh, certo che se manca un sé, manca anche tutta una vita. Dunque pensate di poter imparare a relazionarvi meglio con voi stessi e con gli altri, evitando la relazione con gli altri e quindi con voi stessi? Va bene, mi direte, ma prima di relazionarmi meglio con gli altri devo imparare come si fa. Io dico, come si fa? Relazionandoti meglio. E quindi, ma è impossibile, è una sorta di paradosso. Invece no, perché si inizia a parlare con altre nuove persone, con persone più giuste, modificando progressivamente dei vecchi assetti, dei vecchi modi che utilizzavate, dei vecchi pesi, ma tutto ciò all'interno sempre di una relazione, nel senso naturalmente più ampio del termine, finché non inizierete a vedere con i vostri occhi che siete capaci di ottenere dei risultati, di essere diversi, di attirare gente diversa, di gestire rapporti diversi e più gratificanti. Imparare ad amare se stessi passa dunque attraverso la relazione con gli altri, sempre. Scordatevi di apprendere l'amore per voi stessi chiusi in una stanza, così come non si impara ad andare in bicicletta leggendolo su un libro. L'amore quindi è relazione e la relazione è amore. Il paradosso è che il paziente o l'amico
espongono il loro proposito di intenti, cioè il loro desiderio di eccellenza della solitudine in una dimensione relazionale, e questo è il buon segno che ci fa capire che ciò che c'è, che ci deve essere, è ancora integro anche se è difeso. Non dovete quindi imparare a stare in piedi sulle vostre gambe finché i muscoli e le ossa non sapranno più sostenervi, ma dovete camminare finché non capiate dove si trova il vostro miglior luogo e dove in esso possiate trovare un posto a sedere per rilassarvi e chiudere gli occhi. Quindi ricordatevi, nasciamo e moriamo nella nostra fisica unicità, ma nasciamo da una relazione e moriamo con qualcuno che ci tiene la mano o che se non altro ci chiude gli occhi. Cioè dall'inizio alla fine della nostra vita viviamo come antenne che ricevono e trasmettono e partecipiamo ad una rete di relazioni, di voci, di comunicazioni e di segnali. Insomma, è tutto ciò che abbiamo ed è tutto ciò che siamo. Io vi saluto nel prossimo video. Avete mai sentito dire? O quante volte avete detto? Sì, no, volevo dirle entrambe. Allora, perché non ho fatto la frase d'attacco? Aspetta, Infatti. no, vabbè, io vi saluto e al prossimo video. La manina. No, ma c'ho la paresi. No, mi sento